L'idea di lavorare a Galeria è partita per uno scopo: studiare un luogo la cui storia non fosse molto conosciuta. La missione della nostra associazione è proprio quella di indagare un posto poco noto e raccontare le sue vicende in modo semplice a chiunque voglia visitarlo. Durante la settimana ognuno di noi ha i propri impegni, il proprio lavoro, ma abbiamo deciso di dedicare parte del nostro tempo libero alla tutela del patrimonio storico e archeologico della Tuscia meridionale. La scelta di Galeria è dovuta al fatto che le notizie che la riguardano sono sparse in tanti libri, spesso di difficile reperibilità. Farsi un'idea complessiva è complicato. Ce l'abbiamo fatta. Ci troviamo a Santa Maria di Galeria, un piccolissimo borgo a nord di Roma. La città di Galeria antica si trova a poca distanza, immersa nella vegetazione su un piano di tufo vulcanico, non lontano dalla via Braccianese Claudia che da Bracciano porta verso Roma. Il borgo fortificato si trova su una collina rocciosa di forma circolare, intorno alla quale scorre il fiume Arrone. Le mura si trovano solamente a nord e a est dell'abitato. A ovest e a sud le difese sono costituite da una ripida scarpata e da un'ansa del fiume. Questo è un chilometro questo. Sì, quindi E poi pensavo di passare non da sopra dove c'è quella collinetta, ma dal basso dove è segnato il sentiero che c'è quella tagliata. che sarebbe l'antico tracciato. percorso originario d'ingresso Esatto. all'abitato. No. Sotto, No, percorrendo la strada che porta giù all'abitato e poi si collega con l'arco che dici tu che è quello d'ingresso dell'abitato. Le origini di Galeria sono incerte. In zona sono state trovate tombe etrusche e tratti di tagliata che fanno pensare che in questo luogo si trovava la città etrusca di Careglia. Nelle vicinanze e in epoca romana era collocata un amanzio, una stazione di posta dove ci si poteva riposare e rifocillare durante il viaggio lungo la via Clodia, che collegava Roma con le colonie situate in Etruria.
praticamente è la tagliata con la strada originaria, diciamo, Certo. l'accesso antico che portava all'abitato. E non è quello sopra, che quello è il successivo. Questo è quello effettivamente. Anche se Nell'VIII secolo il Papa Adriano I pose nella zona una delle prime domus culte, una vasta azienda agricola all'interno del patrimonio terriero della Chiesa. La domus culta ebbe però vita breve a causa delle scorrerie dei Saraceni. Fino al IX secolo non si hanno notizie relative agli abitanti e alla situazione economica di Galeria. Nell'anno 1000 Galeria diventò contea, ma solo dal XIV secolo si conosce l'entità della sua popolazione, attestatasi intorno ai 300 abitanti. Nel tempo la presenza umana però fu caratterizzata da opposte tendenze, momenti di temporaneo rialzo e bruschi crolli. Là ci sono proprio le paline per del Raggiungere l'abitato non è semplice per chi non conosce la strada. Non vi sono percorsi segnati né pannelli esplicativi. Dal 1999 la zona è un'area naturale protetta del Lazio, sotto il nome di Monumento Naturale di Galeria Antica. Ciò che rimane della città però è abbandonato all'incuria e al vandalismo. Come vedremo, non sono pochi i segni lasciati dagli incivili visitatori, che si recano a Galeria per motivi ben diversi dai nostri. Portava su all'abitato e qui iniziano le mura esterne dell'abitato. sì, chiaramente sfruttavano tutta la parte naturale della parte che si sviluppava, La roccia che Sì. già esisteva. che però non so quanto durerà Quindi- ancora. Guarda lì come sta venendo giù già rispetto a 3 anni fa. Quello non c'era, Non c'era. quello era già Non me lo è ricordo crollato. neanche io, infatti. Ma dobbiamo pensare quando vediamo le cose, queste rocche, questi abitati medievali tutti con la parete nuda, che erano probabilmente ricoperti con questo sistema qua. Di sopra c'è il riempimento Sì, si intravede lì. per parete. Pulito pure quello, no? Cioè questi di quella probabilmente. quelli esterni. Probabilmente hanno usato anche i basili, perché questo è di epoca medievale, quindi avranno smantellato la strada romana Stato romano, sì. per fare l'avranno usata come cava per fare La proprietà di Galeria fu a lungo contesa fra diversi enti ecclesiastici finché tornò sotto il controllo dei conti di Galeria per oltre un secolo. Nella seconda metà del 200 passò nelle mani della potente famiglia romana degli Orsini. Per accedere al borgo si attraversano due porte. Sulla facciata della seconda porta c'era un orologio, oggi scomparso, ma ancora al proprio posto quando la scrittrice irlandese Lady Margherita di Blessington visitò il paese dopo il 1809, data in cui risulta definitivamente disabitato. Quindi... Ah no, niente. Per favore, mantenete pulite queste cittadine. Civis Romanus Sum. Una Sì, cosa tutte privata così. Andiamo a vedere cosa Cenni storici, qui stanno i cenni storici, brevi storie di Galeria. Queste informazioni sono state prese da internet. Qua. Vedi un po', perché non sarà che sono le brevi. sono le nostre. Mi sa che sono le tue. State probabilmente i luoghi di culto a Galeria, questo è proprio tuo, e l'abbandono della Sì, città sì, sì, pure. no, questo è proprio mio. Siamo in Cipote. Ma proprio il testo pure così? Beh, però c'è scritto in internet, quindi per fortuna. In teoria però dovrebbero dire Però internet noi- preso dal sito dal sito, certo. dove mette riferimento. Il più antico documento che riguarda Galeria è del 1003. Il territorio era inizialmente di proprietà della Chiesa, poi passò nelle mani di potenti signori. Il nobile abruzzese Giovanni Tocco nel 1028 risulta proprietario del borgo di Galeria. Probabilmente lo fece fortificare, poiché in un altro documento del 1037 si parla di Galeria come di un castello.
Successivamente il castello divenne proprietà del conte Gerardo, nobile di origine tedesca. Gerardo è ricordato per aver dato rifugio all'antipapa Benedetto X. È noto che Papa Nicolò II chiamò in aiuto i Normanni per combattere i nobili romani alleati di Benedetto X. Fu così che nel febbraio del 1059 essi saccheggiarono Galeria e catturarono l'antipapa. Il castello tornò a tal punto nel dominio della Chiesa. Probabilmente era riferita a un palazzo, forse al palazzo più importante del capitano, dove forse è soggiornato Carlo V, no? Che proveniva da Roma, dalla visita che aveva effettuato. Il 18 aprile 1536 l'imperatore Carlo V, di ritorno da una visita di Stato a Papa Paolo III e diretto in Toscana, soggiornò a Galeria, ospite di Girolamo Orsini, signore di Bracciano. Le costruzioni ancora in piedi sono numerose, appaiono tutte molto simili e costruite più o meno nello stesso periodo. Nessuna spicca sulle altre per qualità costruttiva, a parte la chiesa per la presenza del campanile. L'unico elemento di qualche pregio architettonico è l'arco della porta di questo palazzo, posto a difesa dell'ingresso del borgo. L'edificio doveva essere più grande e più forte rispetto alle altre costruzioni, ma non era particolarmente elegante. Galeria non era la residenza principale del signore, era piuttosto un luogo di produzione agricola. Costituiva, tuttavia, una comoda tappa intermedia tra il grande castello degli Orsini a Bracciano e i loro palazzi a Roma. Di solito il signore vi soggiornava solo una notte. Questo è l'ingresso principale, vediamo un po' l'interno. Bracciano e viceversa. Sicuramente è importante come struttura, perché si vede come parte abitata, penso che sia il nucleo più importante Sicuramente dell'abitato, vero? Sì, quella più Perché poi è grande, importante. come si sviluppa. Poi tra l'altro è documentata in alcune case, c'è anche questo, la presenza di stucchi dipinti rappresentanti anche figure sacre che andava di moda allora, no? Credo qui era consuetudine. Che periodo? Sempre il 500. Sempre il 500. Sì. Il campanile è l'unica cosa che spicca dalla vegetazione che ricopre oggi Galeria. Non è chiaro a quale chiesa appartenga. Alcuni ritengono che si tratti della chiesa arcipretale di San Nicola, alla quale facevano capo tutte le chiese di Galeria. Altri pensano che si tratti della chiesa di Sant'Andrea, quella dei signori del castello. Noi riteniamo che si tratti della chiesa di Sant'Andrea. Un muro rinforzato da una torre unisce infatti la chiesa al palazzo signorile. Insieme il palazzo e la chiesa costituiscono la struttura meglio difesa all'interno del castello. Questi qui erano da supporto perché avanti c'era o dipinti, cose affreschi. Sì, è la fase Infatti ci sono, vedi ancora le tracce qua, guarda. Vedi qui? Le tracce del bordo? Sicuramente era disegnato, perché questa era la parte del... C'è qualche figura Allora l'hanno asportato. L'hanno asportato? Certo, l'hanno asportato questo E si vede, vedi, l'hanno proprio tutto bello staccato. Sì. Che vedi, si vedono proprio i margini del rettangolo. Chissà che cosa c'era, che non sappiamo. Speriamo che almeno sia protetto da qualche parte, tipo nella chiesa di Santa Maria di Galeria. Santa Maria di Galeria c'è il paliotto dell'altare che c'era qua, sta là. E infatti quando vedi dentro la chiesa si vede subito, sta sotto l'altare. Ma è accessibile la chiesa? Sì, c'è la domenica fanno le messe. Ah, la domenica? Sì. Tu stai magari qui, ti capita magari. Dopo andiamo a vedere l'orario delle Allora, messe, sì. che mi capita. E si vede chiaramente che c'è un ambiente sottostante. Cioè guarda, se vi affacciate da qui,
Guarda, vedi l'ambiente sottostante lì? Come no? Con tutti i resti delle mura, che queste sono più recenti rispetto a quelle altre. Vedi Giampier? Guarda, vedi qui. Noi qua sopra stavamo sulla parte superiore di un altro ambiente, attenzione che È vero. che forse non c'ha più accesso, chissà. Il polo, dai. Ce n'è anche un altro di qua. Quindi qua sotto si sviluppano altri ambienti. Sì. Questa non l'avevamo scoperto. Secondo me questa parte qua, io scherzo, che poi magari E qui sembra un edificio che è crollato. Sì, questa è la parte che è crollata, vedi che si vedono i resti della muratura? Sì. Perché questa chiudeva qui. Qui chiudeva, faceva così. Stiamo sulla superficie, che sotto c'è un altro ambiente. Noi siamo sulla parte superiore, quella che vedevamo da là sotto, che non abbiamo mai analizzata, mai vista. E qui ci sono tutti i tratti di muratura più recenti rispetto a quegli altri. Quindi questo dato possiamo prendere qui sotto c'è un ambiente che sarebbe all'interno della probabile chiesa qui, giusto? L'area della chiesa. Allora prendiamo questo punto che non l'abbiamo documentato, proprio il punto GPS. Allora le coordinate sono nord 42 gradi 01 secondi 01 primi 29.9 secondi. Poi est 0,12 gradi 17 primi 59.7 secondi e siamo a 124 metri sul livello del mare. Perfetto, a questo punto. Benissimo. Ce l'abbiamo. Io questo lo memorizzo comunque anche sul GPS, il punto. Benissimo. Comunque c'è un fascino. Ho abitato in mezzo così La Pompei dei Roghi. Non è chiamata. Come? La Pompei dei Roghi. Sì. Adesso dai, andiamo a vedere il mulino. Per andare al mulino dobbiamo scendere di qua e uscire dal castello. Guarda i resti della pavimentazione, quello che è rimasto chiaramente. C'era un ciampare come qualcosa. Vedi i resti della macina? E questa qua, guarda una bella. E questo è il mulino. Qui ci troviamo nel mulino. Le sue strutture sono ben conservate. Lungo il corso dell'Arrone, vicino al ponte, è presente un sistema di chiuse per regolare il flusso dell'acqua che serviva al mulino. Intorno ad esso dovevano sorgere altre strutture collegate alla sua attività. Sono presenti delle grotte su entrambi i lati del fiume, scavate in epoca molto antica, ma riutilizzate e ampliate in epoca medievale. Inoltre, vicino al ponte sono visibili pozzi che fungevano da silos per la conservazione del frumento. Guarda quante nicchie, queste probabilmente erano in età alto medievale, potevano essere delle grotte, insomma, dove la gente abitava. Guarda queste nicchie qua, anche lì. Chissà, forse a mo' di dimensio, non so. Poi lì quei buchi nel muro, che come ci ha spiegato Flaminia, Le panificazioni di legno per metterci un letto, comunque. che era distaccato dal terreno, quindi sollevato da. E qui questa piccola cosa, vaschetta, forse per un po' d'acqua. Sì. Beh, saranno stati vari utilizzi, forse qui per il bestiame, chissà, forse è stato successivo. Chissà quanti. Successione di periodi. Tra l'abitazione degli uomini e l'abitazione delle bestie c'era poca distanza, non è che fossero molto separati.
Ecco. No, infatti è un problema. Questo è il foro. Lungo questo che è il fiume Arrone, veramente si rilevano dalla parte opposta la presenza di diverse grotte, Guarda là quella lì. utilizzate forse come ricovero di animali, forse, oppure... Quella invece è bella grande, l'abbiamo vista, ti ricordi la volta Grande, scorsa? sì. Che c'è anche una colonna interna, se non Sì. sbaglio, e un ambiente bello ampio. Sì, con due vani sostanzialmente. Sì, infatti. Un bilocale, insomma, un bilocale. Quella è grande. E poi le altre che abbiamo visto un paio d'anni fa qui sulla sinistra, costeggiando l'Arrone, qui ce ne sono altre. Però tu sai, hai qualche notizia su che possono essere... Non c'è stato per niente. Ma Dove c'era Flavino, diciamo quello che è possibile che potevano essere anche integrate nell'attività del mulino, perché qui insomma probabilmente erano impiegate diverse persone, c'erano bisogno di magazzini per conservare diciamo, il frumento prima e dopo la lavorazione. In qualche maniera quindi deve essere stavo dicendo bisogno di spazio, grano, insomma. ma ho fatto bene a correggere il strumento, perché il grano arriverà dopo. Certo, quindi c'era bisogno di spazio proprio per far funzionare tutto, sia per le persone che per... E la ruota che abbiamo visto prima probabilmente era posizionata proprio in basso. Certo. Galeria viene abbandonata all'inizio del 1800, probabilmente a causa della presenza della malaria. Infatti già alla fine del Seicento documenti d'archivio affermano: la terra di Galeria, dominata da venti marini che rendono quell'area insalubre, è composta di 200 anime circa che in estate si riducono a 50, essendo le altre obbligate a cercare soggiorno nelle terre vicine. Nei 200 anni seguiti all'abbandono, Galeria è stata meta di numerosi visitatori. Dopo l'irlandese Lady Blessington e altri romantici attirati dallo spettacolo delle rovine, sono passati per Galeria famiglie in cerca di svago all'aria aperta, ma anche troupe cinematografiche, praticanti di riti spiritici, appassionati di giochi di ruolo d'ambientazione medievale, adulti in mimetica che giocano alla guerra, cacciatori di fantasmi. Ma sono soprattutto i vandali e i maleducati quelli che si notano di più, con i rifiuti che lasciano dappertutto e le scritte che tracciano sui muri antichi. Qualche motivo di sollievo però c'è. Alcuni graffiti recenti, realizzati con le bombolette spray, sono stati cancellati e non si sa da chi. Ci piace pensare che gli stessi autori delle scritte si siano vergognati delle loro protezze, dopo le denunce fotografiche subito apparse sul web, e siano tornati sul posto per rimediare. Le cronache di alcuni anni fa riferiscono di una scarsa collaborazione tra la proprietà di Galeria e il Comune di Roma e di questioni legali da definire ormai da troppo tempo. Non sappiamo con certezza di chi sia la responsabilità di questa desolazione. Abbiamo però un timore. Questo secondo abbandono di Galeria rischia di segnare in modo definitivo la sua storia e di cancellare per sempre la sua memoria.